Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Sagittario o ascendente Sagittario o Luna o Venere in Sagittario per i più esperti. Andiamo a vedere cosa ti sta per accadere. Video sempre valido dal momento in cui lo guardi. Facciamo una croce delle 5 vie e vediamo cosa ti sta per accadere e perché. E il dono. Vediamo. Sagittario, cosa ti sta per accadere? Video sempre valido dal momento in cui lo guardi. Cosa ti sta per accadere? Allora, qual è la matrice da cui si origina quello che ti sta per accadere? Che cosa ti sta per accadere? Quello che scende dall'alto? Perché? La radice nascosta, il perché profondo, il karma, l'inconscio, quello che sta attraendo quello che ti sta per accadere. Il consiglio dello spirito dei tuoi avi o di un tuo antenato, come accogliere quello che ti sta per accadere nel migliore dei modi. E poi il frutto che ne nascerà, il dono, la benedizione futura. Allora, ragazze mie, ragazzi, facciamo un bel respiro profondo e partiamo. Cosa ti sta per accadere? Andiamo a vedere con il cuore della questione. Allora, e qua abbiamo un 5 di coppe. È come se portassi una ferita ancora aperta qua. Il 5 di coppe mostra un dolore, una delusione o un rimpianto che non è stato del tutto lasciato andare. Mi può parlare, per ognuno di voi sarà diversa, di un amore finito, di un'occasione persa, di parole non dette o di sogni che sembrano infranti. Questa carta è come il tamburo del tuo cuore in questo momento. È come se sta battendo con questa dea della tristezza forse in questo momento, o della frustrazione. E allora cosa ci ricorda questa carta? Perché da qua origina quello che sta per accadere, no? La matrice, da cui si origina ciò che sta per accadere. Qua ci sono le due coppe piene che questa persona prende in mano. Quindi non tutto è perduto, c'è ancora amore, c'è ancora bellezza, ancora gioia che è pronta a rifiorire, no? E il tuo cuore è come se stesse elaborando in questo momento una sorta di lutto emotivo, però sei già sulla via del ritorno alla festa, perché qua ci sono due coppe che hai preso già in mano. E vediamo ciò che sta per accadere rispetto a questo. E qua abbiamo una bellissima papessa, dal cielo proprio scende la papessa che è la grande sacerdotessa con il suo libro, no? Questo dice che sta per entrare nella tua vita un tempo di rivelazioni interiori, anche di sogni profetici e anche intuizioni potenti. Cioè qualcosa che finora era nascosto si mostrerà, ma non in modo chiassoso, Si mostra attraverso dei segni, simboli, sguardi, silenzi pieni di significato. Può annunciare anche l'incontro con una donna saggia e misteriosa che ti porta a nuove verità. Qua è come se tu devi fidarti assolutamente del tuo istinto più che delle parole dette. La papessa parla con il linguaggio dell'anima. Andiamo a vedere perché sta accadendo questo, la radice nascosta, il karma. Eh sì, qua c'è la forza. Perché? Perché come radice del karma il tuo desiderio inconscio dice che tutto questo sta accadendo dal bisogno tuo profondo di imparare a domare le tue paure, i tuoi istinti più selvaggi con dolcezza e cuore aperto. Cioè c'è un coraggio interiore dentro di te che scalpita, un leone che vuole essere amato, non controllato. Le tue istinti, le tue emozioni, le tue pulsioni più profonde non vogliono essere controllate ma amate. Tu stai attraendo in questo momento delle esperienze che ti portano a esercitare la tua forza non come dominio o come rabbia, ma come tenerezza potente. Questo è un richiamo ad aprirti, a fidarti, a non scappare quando l'amore ti sfida. Mi spiego?
Vediamo adesso a sinistra il consiglio di un tuo antenato o del tuo spirito guida, che poi sono la stessa cosa, eh? Io l'ho voluto chiamare come antenato, qui mi piace di più, è più poetico, è anche più simbolico, no? O degli antenati. Qual è la voce dell'antenato? Bellissimo, qua c'è un 10 di coppe. Mi viene in mente forse tua nonna o tuo nonno, e la sua voce che ti accoglie sorridente, no? Nel suo abbraccio etereo con questo 10 di coppe, ti dice, o anche un tuo antenato ancora più in là col tempo. Allora i tuoi antenati ti stanno dicendo: cerca la felicità vera, quella che riempie la casa di risate, quella che accende il cuore di serenità, che fa sentire che sei parte di una tribù di anime. Non inseguire illusioni solitarie. Scegli la gioia condivisa. Ama chi ti ama davvero, coltiva rapporti sinceri, costruisci la tua piccola o grande famiglia d'anima. È lì che troverai la tua pace, ti sta dicendo il tuo avo, il tuo antenato. Questo tuo avo, tuo antenato, vuole che tu sappia che la felicità più grande non viene dall'orgoglio o dalle conquiste esterne, ma dalle relazioni che nutrono l'anima. Ok? Vediamo qual è il frutto che ne nascerà da questo che ti sta arrivando. Bellissimo, 3 di coppe, alla fine c'è una danza. Arriva il 3 di coppe, questo è il frutto che nascerà. La celebrazione, la riconciliazione, l'amicizia, l'alleanza giocosa. Qua mi può indicare sia di feste, di ritrovi, di incontri con persone che riaprono il cuore alla leggerezza. Per alcune di voi può essere anche una nuova storia d'amore nata in un contesto di amicizia. Invece per altri una sorta di perdono che permette di tornare a brindare insieme. Questa è la carta del ballo sotto la luna, delle mani intrecciate, del ce l'abbiamo fatta insieme, mi spiego, vedo tanta celebrazione qui. Qual è quindi, che cosa vedo da questa stesa per te? Adesso il tuo cuore sta portando il peso di ciò che è stato perso, però la vita ti sta guidando verso un mistero più grande, verso verità che solo il silenzio può svelarti. Dentro di te pulsa un coraggio gentile che sta imparando ad amare senza ferire. Il tuo spirito ti sussurra di cercare la vera felicità, quella che si condivide, e il futuro ti porta danze, risate, coppe che traboccano, amicizie che ti guariscono il cuore. È una bellissima, sta arrivando molta gioia perché una verità esce fuori, un'intuizione. Ok? Questa persona può essere anche una donna molto saggia, una donna molto saggia, una figura importante che ti aiuta a elaborare qui la dinamica. Vediamo un po' quel 5 di coppe. Questa matrice del 5 di coppe. Il re di bastoni, qua ci sei tu, che tu sia uomo o donna non importa. Nonostante le ferite ti vedo molto piena o pieno di entusiasmo. Di entusiasmo. Può essere anche la figura di un uomo con il quale c'è stata tristezza e con la quale vedo riconciliazione qua, ok? Perché ti arriva un'intuizione con la quale persona c'era silenzio e vedo riconciliazione. Però credo che sia il tuo archetipo maschile interno, no? Che si rialza, ok? Mi rialzo, sono forte, determinata, ispiro. Vediamo quella papessa. Il 7 di bastoni, qua c'erano delle verità che verranno svelate. Delle verità che verranno svelate. E tu riesci a lottare contro le tue stesse resistenze a queste verità. Che cosa vuol dire? Che riconosci qual è la verità, in poche parole. Sì. A qualcuno ti può anche dire il perché ha messo dei limiti e è stato in silenzio. Vediamo il 3 di coppe.
Bello, bello, bellissimo, l'asso di coppe. Alcuni di voi mettete anche fine a una situazione di tristezza con un'altra persona e conoscete una persona nuova con la quale inizia qualcosa di bello veramente, eh. Magari all'interno di un gruppo di amici. Qua c'è il tuo cuore che trabocca d'amore di nuovo rispetto a un 5 di coppe. Il tuo cuore che trabocca di nuovo e sta per accadere adesso, eh. Quindi in buona sostanza io ti dico cosa sta per accadere. Qua io ti vedo con quel dolore lì che può essere legato per alcuni di voi, faccio le varie dinamiche, a una figura, alla figura di questo re di bastoni. Può trattarsi di un uomo del tuo passato o anche del presente, però vedo come una persona molto carismatica e passionale, forse anche un po' egoista o concentrato sulle sue imprese, no? Però può anche rappresentare la tua stessa energia che ora guarda con un misto un po' di tristezza, un po' di orgoglio a ciò che ha vissuto, a ciò che ha bruciato magari col suo stesso fuoco, non lo so. In ogni caso questo re ti dice c'è stata una grande passione, una forza che ha lasciato segni e ora chiede di essere integrata senza rimpianti. Cosa succede qua? Che praticamente può succedere che nei prossimi tempi tu vivrai una fase in cui sarai chiamata a difendere le tue intuizioni, i tuoi segreti, i tuoi spazi sacri, no? E forse ci sono anche delle pressioni esterne o delle persone che non capiranno il tuo silenzio o la tua necessità di introspezione. Però questo 7 di bastone ti dà già la forza di mantenere la posizione e di dire questo è il mio tempio interiore, qui decido io chi entra, quindi ti vedo proteggere qualcosa di sacro qua, un germoglio direi che ha bisogno di privacy per crescere. E tutto perché sta accadendo tutto questo? Perché tutto questo nasce perché stai imparando ad amarti, ad abbracciare quella forza dentro di te che hai senza più scappare, senza ferire. Il tuo coraggio ora è un coraggio tenero, che non ha bisogno di ruggire, no? Per sentirsi vivo. E cosa ti dice qua? E il tuo avo, i tuoi spiriti qua ti dicono cerca la gioia che riempie una casa, quella che fa sorridere. Questo è un messaggio molto importante perché ti dice che tra le sfide e le protezioni qua potresti rischiare di chiuderti, no? E il consiglio è apri la porta a chi porta calore, comunione e sincerità, perché qua cosa succede? Che qua c'è una bellissima celebrazione. E qua c'è è come se fosse il calice di un nuovo amore questo, una nuova emozione oppure una nuova ispirazione. Questo ti dice che da tutta questa danza sarà un incontro che riaccenderà il cuore, un rinnovamento totale della capacità di amare e lasciarsi amare. Per alcuni di voi può essere un innamoramento fresco, un'amicizia che si trasforma oppure una riconciliazione che porta un'ondata d'amore puro. In qualsiasi modo il tuo cuore qua vedo che torna a pulsare di gioia vera. Quindi dalla nostalgia, passi dalla stanza segreta della papessa, difendi i tuoi segreti, cresci con la tua verità, questo ti rende più forte, più tenera, più integra, più integro. Il tuo spirito ti ricorda che la felicità vera è quella condivisa con chi sa ridere insieme a te, no? E piangere anche accanto a te. Alla fine che succede? Un dono meraviglioso, la vita ti porta un nuovo calice, un asso di coppe che trabocca proprio di questo amore fresco. Anche il tuo cuore è di nuovo pronto a danzare con amici, con persone care. È un viaggio, è bellissimo. Vediamo cosa ti raccontano gli oracoli. Sagittario. Piccoli gesti, sì, basta poco per sbloccare la situazione e dai valore ad ogni cosa. Io ti vedo qua dare valore ad ogni cosa. Dai valore a ogni cosa che fai, ogni cosa che vedi, ogni cosa che ti accade, va bene? Ci sarà una grande opportunità, cogli al volo un'occasione che presto si presenterà. Eccola qui, va bene? Cos'altro? Ascolta solo il cuore, prenditi del tempo, e qua mi dice che ti prenderai del tempo, sintonizzati sulle tue emozioni, perché qua vedo che il tuo cuore traboccherà d'amore, qua, nei prossimi giorni, ok? Vediamo cosa ti dice l'oracolo della magia. Chiedi aiuto, collaborazione, sì, è questo che vedo. Ci sono situazioni che richiedono un aiuto, collaborazione, a volte è necessario esternare per ricevere l'aiuto di cui hai bisogno.
chiedere aiuto non è una vergogna. Allora, questa figura mi parla anche di una donna saggia che può entrare in questi giorni o che ti fa cambiare il punto di vista su alcune cose. E mi parla soprattutto questa carta della tua necessità magari di isolarti, però non chiudere il cuore, ok? Condividiti con chi vibra la tua frequenza. E poi qua vedo che ci sono degli amici che ti aiutano proprio, amici, questo è il tuo cuore che danza di nuovo, può essere un innamoramento, un nuovo amore, la condivisione d'amore con amici, mi spiego? Sì. Ok, ragazzi miei ragazzi, questo è ciò che sta per accadere, una grande lettura sciamanica bellissima. Io non aggiungo nient'altro, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo e noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.